Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale Voce Strumento Interiore. Oggi vedremo alcuni video in cui i big, i cantanti famosi, si riscaldano la voce. Ho scaricato da YouTube alcuni video, non ce ne sono molti, in cui cantanti famosi come Aguilera, Katy Perry, Celine Dion, durante le interviste spiegano il riscaldamento vocale che fanno. Mandiamo questi video e sul momento, se c'è qualcosa da dire, io mi fermo e vi dico che cosa sta accadendo. Cominciamo, pronti? Via! How do you keep the voice going? Do you do exercise or how do you work that? I mean, do you I still have a coach. really? I do. I still have a coach? Ho ancora un vocal coach, quindi significa che non solo chi sta imparando a cantare, ma anche chi canta già ha bisogno di un vocal coach. Ovviamente un insegnante di canto se lo fa da sola, cioè io vedo di scaldarmi con didattiche che ovviamente scelgo io. Do have a coach. And What does a coach do with you? it's really boring. Ok, il bubble, ok, del bubble forse c'è già qualche video relativo al libro che potete trovare qua sotto, anche se io prediligo il vocal fry. Che cos'è il bubble? Il bubble sono queste cose, cioè il lip roll, ok, fare le pernacchie con le labbra. Spesso è facile perderlo, per cui si consiglia di tenere due dita qua sotto. È più facile perderlo se non ci aiutiamo, quindi due dita appoggiate qua in questi angolini a cui appendere le labbra. Questo si chiama il lip roll, è un modo di riscaldare le corde. Ovviamente c'è molto passaggio d'aria, quindi le corde sono con poca adduzione perché c'è molto passaggio d'aria. Una cosa importante da dire, che è quella che io condivido, è che ovviamente per riscaldare bene le parti interne, quindi laringe, faringe, i muscoli che portano al movimento interno, come vedete lei non sta muovendo le labbra e sta usando una N. Se non muovete le labbra, ovviamente i muscoli interni che devono pilotare il vocal tract muovono di più, perché non sono aiutati come dei burattini dai muscoli della maschera. Quindi lei fa un riscaldamento a labbra ferme, a maschera muta, molto utile. Why do you need that? It's a stretch. If you go and see a dancer stretching on the floor, you might think she's very flexible. Wow, she can really stretch that leg. But it's not choreography. It's not artistic. Non è artistico il riscaldamento vocale, i vocalizzi infatti servono soltanto a scaldare il vocal tract, quindi non vi aspettate cose belle, anche se nel video di cui parlavamo circa una settimana fa dicevamo che tranquillamente queste vocali possono essere sostituite con parole. Beautiful. So us, and then you go on stage and you give it. Give me a vocal warm-up. What do you do? Well, like that. This is before in the dressing room? I do this for a few different ones, obviously, but it's just to pre, re, ra, ro, ru, ro. Ok, interessante quest'ultima scala perché prima esegue uno staccato. Ok, lo fa in tre modi, lo fa prima con lo staccato, poi lo fa collegato e poi lo fa col dinamico. Nella musica italiana abbiamo poche dinamiche, nella musica straniera invece è tutto molto dinamico. Quindi giustamente lei cosa fa? Fa prima uno staccato, poi fa un legato, e poi prende le singole note e conferisce dinamica, perché le dinamiche sono molto importanti e quindi giustamente esegue staccato, legato e dinamica. Anche lei ha maschera muta, cioè non fa vedete le labbra sono molto morbide, quindi
perché la U? Perché la U è una vocale molto anteriore, quindi va a sbattere molto bene in alto il registro di testa contro l'osso frontale, come la I. Fare a maschera muta può portare a delle forzature, perché invece la A abbiamo visto, come c'è scritto nel mio libro, che è molto più verso l'alto, quindi controllarla, vedete cosa può succedere? Invece la possono essere fatte perché molto anteriori anche a maschera muta, cioè senza muovere le labbra. Occhi chiusi, mentre la Aguilera si scaldava, aveva gli occhi chiusi, perché chiudere gli occhi ci aiuta a concentrarci meglio e a visualizzare la zona che è l'osso frontale, il registro di testa su cui portare il vocalizzo quando sale. Mi. Quando si gira e si vede il riflesso nello specchio, si vede che continua a cantare questa M, anche sorridendo. E qui arriva il discorso già fatto, che poi andrebbe approfondito, sulla M. Noi italiani facciamo M, togliamo il sorriso e sbattiamo le labbra insieme. Come vedete, invece gli americani no. Mi, fanno la M in un altro modo. Maschera americana, maschera comunque di lingua non italiana, di lingua britannico-americana. Si sorride sempre, anche se si fa una M, come sta facendo lei. Ovviamente la M è una consonante che abbassa la laringe, quindi la laringe porta la nota in alto più grazie all'aria che non grazie alla propria configurazione. Se invece vogliamo alzare la laringe, è meglio usare una N. Qui la voce l'aveva già calda per poter fare questa cosa, perché sennò non sarebbe stato possibile. Di tutti i riscaldamenti vocali, quello che io prediligo è questo, perché lei controlla la voce, quindi evita di avere ballamenti, ha un ottimo controllo della voce, ma contemporaneamente si sta muovendo, sta facendo ginnastica. Quindi io condivido molto questo tipo di lavoro e consiglio anche di scaldarsi la voce con didattiche mentre si sta facendo un'attività fisica elevata, perché questo rinforza moltissimo i muscoli retti e traversi dell'addome, e quindi un cantante che ha retto e traverso dell'addome molto sviluppato ha un controllo fortissimo sul diaframma. Lei tra l'altro è una di quelle ballerine, come anche Pink, che si muovono molto sul palco, e quindi è giusto che lei associ al warm up, al riscaldamento vocale, anche l'attività aerobica abbastanza forte. In questo modo, sdraiata a terra, tutto il lavoro viene completamente centrato sulle zone di belting, cioè retto dell'addome, traversi dell'addome. Quindi vi invito a sdraiarvi e notare come sia facile cantare da sdraiati. Lo è un po' meno chiaramente se fate un'attività di ginnastica così forte, direi. Anche questa è incentrata sugli addominali, perché quando noi facciamo questi movimenti con le gambe ovviamente rinforziamo tantissimo le muscolature esterne e interne dell'addome. Vedete che gli americani tendono a scaldarsi con la I, perché per loro, essendo una vocale anteriore, e anche lei fa un riscaldamento dinamico, cioè non fa fa mette dinamica e poi vibrato. Quindi loro sono più dinamici nel riscaldamento vocale, tendono a dare volume, a aumentare il volume, a dare dinamica vocale, e c'è quasi sempre vibrato. Poi incomincia direttamente a improvvisare. E anche lei si muoveva moltissimo mentre cantava. Non li vedete così statici gli americani quando si riscaldano, perché non è tecnica lirica, è tecnica moderna da musical, quindi ci si muove per cantare, non si è mai statici. Voce maschile, rock, quindi voce che deve salire molto, invece usa la N, cioè va a esercitare e ad abituare molto la laringe a salire. Infatti lui usa la N, perché con la N la laringe insomma sale molto, tende a salire molto, invece con la M tende a scendere.
Ma come vedete, nei 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 nei, stanno fermi con le labbra, ok? Quindi non è nei 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 nei. Se muovete le labbra avete più difficoltà a eseguire le didattiche e allenate molto meno le muscolature interne, o comunque le muscolature interne vengono pilotate dal burattinaio che è la maschera. Provate a fare didattiche senza usare la maschera, allenate molto di più le parti interne, il vocal tract. Ok, picchiettarsi qua, prendere percezione del registro di testa. È chiaro che se voi visualizzando non riuscite a mandare il suono in testa, se vi toccate, toccarsi stimola la propria cinestesia, e quindi ci fa sentire, sollecitare quel punto, e dopo è più facile portare il suono. Brr, rr, brr, rr. Ok, tutti i riscaldamenti tipo bubble. Rilassarsi fisicamente, queste sono cose fisiche da fare se ci si sente un po' legati, un po' rigidi. Ecco, allora, se dobbiamo salire così come teniamo la maschera ferma, così possiamo ottenere anche il morso controllato. Se voi tenete il morso controllato, ecco che il vocal tract e i muscoli che lo regolano non sono più pilotati da muscoli del viso e neanche da sganciamento, che abbiamo visto che lo sganciamento imprime delle modifiche al vocal tract. Invece se voi bloccate il morso non potete in alcun modo allenare i muscoli utilizzando uno strumento di muscolature del viso o di morso, e allora il vocal tract fa tutto da solo e quindi si scalda maggiormente. Ok, registro acuto si china in avanti. Queste sono le metodiche di appoggio, quindi quando siamo sul registro acuto, io per esempio lo dico sempre, immaginate di avere una palla gigantesca e di abbracciarla. Ecco, nel registro acuto noi dobbiamo chiuderci leggermente, quindi dobbiamo gravare, fare delle compressioni con la parte superiore che scende a comprimere e le gambe che si piegano, che puntellano da sotto. Andiamo a comprimere il muscolo della respirazione, stabilizzando la risalita. Faremo poi un video nello specifico su questa fase. Molti cantanti sono lì che cercano questo appoggio, ok? L'appoggio è importante, ma dopo aver creato un buon appoggio è anche necessario controllare la risalita nella fase di sostegno, perché è vero che voi prendete il fiato, allargate la cassa toracica, abbassate e tendete il diaframma, e questo è l'appoggio, ma poi man mano che cantate e finite l'aria, il muscolo diaframmatico tende a risalire, a concavizzarsi al centro, ed è questa fase che noi dobbiamo rallentare, perché se noi molliamo l'elastico che tiene il trampolino legato, il diaframma cede e butta una quantità d'aria eccessiva, uno schiaffo d'aria alle corde. In questo caso lei cosa sta facendo? Nella nota acuta intanto si sta piegando, quindi che cosa sta azionando? Sta azionando delle compressioni, andiamo ad abbassare lo sterno per schiacciare la fisarmonica piena d'aria che ci serve per cantare, e se poi pieghiamo anche le gambe andiamo a puntellare dal basso. Questo effetto di compressione sul fiato è quello che determina la gestione della fase di risalita, quindi è quella che ci dà controllo tramite le compressioni sulla fase di sostegno. Quindi facciamo risalire, torniamo naturalmente alla fase di sostegno, ma controlliamo questa fase. Questo esercizio infatti insegna proprio questo, che chiudendoci leggermente e comprimendo, quindi come andando ad abbracciare una palla, noi riusciamo a tenere maggiormente compresso il retto dell'addome e quindi a non sganciarlo, perché se noi sganciamo i muscoli del belting, i muscoli che ci aiutano a mantenere l'appoggio, ci strozziamo, pizzicore qua alla fossetta del giugolo, aria violenta scagliata sulle corde, cosa che non deve accadere. Quindi questo è un esercizio ottimo per il controllo della fase di sostegno respiratorio. E provate a fare un acuto mentre vi chinate in avanti come fa lei, scoprirete che è molto semplice farlo così. L'importante è poi riuscire a farlo anche in piedi, perché sul palco non possiamo fare cose di questo tipo. Però nel riscaldamento cosa ci insegna? Che nella chiusura c'è maggior slancio e leva verso il registro acuto. Ok, vocalizzi mentre ci si muove, tanto i muscoli che collaborano e partecipano al canto sono nel torace, quindi il resto non serve, anzi il resto serve e aiuta se è rilassato. Se il resto è rigido, c'è subito un'implicazione, un impedimento nella vocalità. Spero che sia stato utile e sia piaciuto il video di oggi. Vi ho fatto vedere come cantanti famosi si riscaldano la voce. Questi esercizi possono essere di ispirazione anche per voi, potete farli a casa, anche se personalmente, se posso darvi un consiglio, prima di passare a vocalizzazioni vere e proprie, a vocalizzi veri e propri, vi fate 3-4 minuti di vocal fry. Il vocal fry, c'è già un video qua sotto, lo ripetiamo brevemente, è una condizione in cui le corde vocali invece di vibrare e avvicinarsi hanno una
vibrazione e oscillazione di corda molto più ampia, e quindi il vocal fry serve a fare un vero e proprio stretching sul muscolo cordale, sulla corda vocale. Lo fate per 3-4 minuti. Il vocal fry oltretutto ha il grande beneficio che stacca il muco, quindi facendo il vocal fry, se sentite che questa croccantezza della voce svanisce, può capitarvi che il battimento non sia così croccante. Se il battimento si ferma, non avete più questo suono, vuol dire che avete del catarro. A quel punto non fate questo, ma fate un bel colpo di tosse. Quando ripartite, il vocal fry è ancora più croccante. Quindi il vantaggio del vocal fry sostanzialmente è quello di togliere il muco. Quindi il mio consiglio è: fate 3-4 minuti di vocal fry per togliere il muco, e poi, se volete, ci sono tutte queste didattiche ispirate dai cantanti famosi. Grazie di essere stati con me sul canale Voce Strumento Interiore. Iscrivetevi se vi piacciono questi video per rimanere aggiornati. Non ne faccio moltissimi ultimamente, ma ogni volta che uscirà un video nuovo, se cliccate su iscrivetevi e poi sulla campanella, vi verrà notificato e potrete vedere il video fresco fresco appena prodotto. Ciao e buona giornata, ci vediamo alla prossima.